La prima cosa che abbiamo fatto, siamo arrivati in cima, ci siamo abbracciati tutti. Ed è stato emozionante, estremamente emozionante in cima. È stato un momento veramente altissimo, secondo me, pazzesco. Ricordo di aver pianto, ci penso ancora, c'è un leggero emozione. Sono appassionata di sport da sempre e in effetti ho deciso anche per questo motivo di specializzarmi in cardiologia dello sport. La passione per la montagna c'è sempre stata, noi abitiamo nell'entroterra genovese. La montagna credo tra l'altro che dia degli insegnamenti molto importanti, non solo a livello, diciamo, abbia dei benefici solo a livello fisico, è un insegnamento che ti dà in realtà nella vita di tutti i giorni. C'è sempre stata una passione per scalare e per arrampicare. E l'obiettivo che hai dandoti in montagna non è necessariamente, cioè è sicuramente la vetta, ma quello di fatto diventa un mezzo per poter superare tutto quello che ci sta, no? Appunto in mezzo. Era qualcosa che fino a qualche tempo fa lo ritenevamo quasi irraggiungibile. Vedevamo queste cime bellissime e direvamo che bello sarebbe salire in cima, però poi ci siamo resi conto che si poteva fare qualcosa di più e allora abbiamo iniziato a prepararci. Sono Lara Caserza, sono un medico, cardiologo. Sono Luca Piccardo, sono impiegato. E il 5 novembre del 2025 ho raggiunto la vetta del Merapic con i miei compagni di viaggio. Sono riuscito a raggiungere il Merapic a 6.476 metri sul livello del mare. Abbiamo trovato un allenatore che ci ha allenato per quanto riguarda il corpo libero, abbiamo fatto delle sedute di allenamenti per 1 anno e mezzo per arrivare il più preparati possibili. C'era una necessità importante e che era quella di riuscire a portare il proprio organismo nelle condizioni migliori per poter realizzare delle cose. Ho fatto praticamente 2 anni in cui non ho mosso un dito e poi a un certo punto, un po' stimolato da questo voler fare questa roba, ho iniziato a fare delle attività e quindi mi sono riattivato. Da medico e da ex sportiva agonista, in un periodo di totale stallo, perché avevo interrotto di fare attività, mi ero resa conto che era importantissimo ristabilirsi da un punto di vista fisico. La preparazione sostanzialmente è stata una sorta di calisthenics, trazioni, push-up e quant'altro. Ho cominciato a correre in particolare sfruttando il nostro territorio, che è un territorio solo in salita e discesa, e quindi ho cominciato a correre in salita. Facevamo tra i 5 e i 10 km di corsa ad ogni seduta, tutti rigorosamente in salita, per appunto abituarci anche a quella che è una delle possibili difficoltà, che è l'altitudine. Con la costanza, con la volontà di farlo, è assolutamente possibile raggiungerli per chiunque. Ovviamente poi ci siamo fatti seguire anche da un nutrizionista che ci ha dato parecchie indicazioni utili sia prima per perdere i chili necessari e mettere su la massa giusta per affrontare questo tipo di fatica, sia durante per avere energie sufficienti per raggiungere il Merapic. Curare anche quell'aspetto mi ha cambiato completamente la qualità di la resa a livello sportivo. È stata un qualcosa che mi ha cambiato fisicamente, sicuramente, ma anche mi ha cambiato dal punto di vista mentale, del riuscire ad avere una resistenza adeguata per sopportare determinate tipologie di fatica. L'aspetto della preparazione mentale, il riuscire a ripulire la mente e a essere focalizzato e molto concentrato su quello che si sta facendo in quel momento è fondamentale, specialmente quando si è in un ambiente estremo. In particolare per me è stata molto utile la meditazione, che è una pratica in cui mi sono anche certificata. Durante gli allenamenti ci allenavamo insieme io con Lara e magari c'erano allenamenti che qualcuno aveva un po' meno forza, un po' meno energia, è una vita normale nel senso, e quindi magari qualche ripetizione veniva fatta male, peggio, ci guardavamo sempre
e ci ripetevamo la parola Merapic e ripartiva tutto, no? Era proprio una motivazione forte. Abbiamo scelto il Merapic perché era una vetta innanzitutto semplice tecnicamente, quindi non presenta delle grosse difficoltà, se non l'altitudine. La vetta è a 6.476 metri, quindi comunque parliamo già di altitudini importanti. Io volevo andare a tutti i costi in Nepal perché è sempre stato uno dei miei sogni, volevo vedere la catena himalayana dal vivo, e il Merapic, tra le altre cose, è una montagna che ha una collocazione geografica molto vantaggiosa, cioè sei esattamente di fronte all'Everest e a tutti i principali 8000 dell'Himalaya. Prima della partenza ero già molto contento del viaggio. Ritengo che già il viaggio di per sé inizi già quando lo prepari. E questa è stata una preparazione talmente intensa che qualche giorno prima con Lara ne parlavamo e dicevamo io sono già contento di come è andato questo viaggio prima ancora di partire. I bagagli erano 15 kg a testa. Chiaramente va fatta una selezione accurata, non puoi portare tutto quello che vorresti, quindi tu ti devi chiedere: ma questo per ogni pezzo mi è veramente utile? E la montagna ti obbliga a scegliere. Pronti via, voilà. L'idea iniziale era di essere in due, io e Luca, e la nostra guida, che era uno Sherpa, cioè il corrispettivo all'incirca della guida alpina in Europa. Il nostro aereo era in ritardo indefinito. Grazie a questa situazione abbiamo conosciuto quello che poi è diventato il nostro compagno di viaggio, Alain. Questo ex insegnante di francese e di francese in pensione. Insomma, abbiamo cominciato a camminare con lui, in particolare il giorno dopo. E condividere tutta l'esperienza insieme. Chin, Masala Chin. Et le lendemain matin, on est partis ensemble. On s'est suivis avec leur guide et Achour et moi, on s'est suivis. Le circostanze hanno iniziato a farci avvicinare e da lì è partito poi in realtà un viaggio in un gruppo di 5. Pendant 2 semaines, on a eu le même rythme. Tous les jours, on s'arrêtait au même endroit. Voilà, on a décidé de faire les mêmes étapes. È venuto tutto in maniera molto naturale. Un personaggio grandioso, secondo me, io lo ammiro tantissimo. Alain? Ed è stato molto complicato i primi giorni perché abbiamo beccato brutto tempo. È stato brutto tempo, è piovuto, in basso sotto i 4.000 metri pioveva, sopra i 4.000 metri nevicava. Fare un trekking con pioggia battente o una bufera di neve appunto sotto zero per magari 6 ore coi piedi bagnati non è facilissimo. E un po' mi ha stupito essere riuscito a superare questa difficoltà è stato il fatto di non essere preoccupati per il tempo atmosferico. E poi ho detto: se arriverò sarò felice, ma sono già felice oggi perché comunque sono qui e lo sto facendo. E anche questo è un po' l'obiettivo che avevo prima della partenza, cioè io volevo arrivare in cima, ok, mi sarebbe piaciuto arrivare in cima, non era strettamente necessario, però per arrivare in cima volevo arrivare in cima godendomela. Questo sganciarsi, secondo me, dall'aspettativa finale di dover per forza arrivare in vetta, ovviamente era una cosa che mi sarebbe molto piaciuta, mi ha permesso di salire molto più serena. In qualche modo il tempo è una componente che tu non puoi governare e quindi ti ci puoi soltanto adattare. Sono 2 giorni che prendiamo acqua e neve. Ci dobbiamo fermare qui in una tappa intermedia per il tempo, c'è molta tempesta praticamente in atto. Siamo vivi, siamo nella nostra stanzetta, eccola qui. I rifugi, soprattutto all'arrivo serale pomeridiano, erano sempre molto belli perché si incontravano tantissimi altri viaggiatori e spesso ci si rincontrava tra un rifugio e l'altro.
Entravi, c'era una zona dove si mangiava con delle tavolate e in mezzo una stufa di ghisa, ed era l'unica fonte di calore che c'era in tutta la struttura. Ci siamo messi proprio a utilizzare qualunque centimetro per scaldare intorno alla stufa, comprese la teiera e la pentola che erano sopra la stufa. C'è qualcuno che ci ha messo su i calzini, quindi mi ha detto: oh, che bello, stasera si mangia zuppa di calzini. Ho bruciato dei calzini, della roba, l'ho bruciata ovviamente. Si creava comunque un ambiente molto familiare, molto divertente intorno al fuoco, senza cellulari, senza nient'altro, e quindi ci si dedicava a chiacchierare, no? Condividevi le sensazioni e parlavi con un sacco di gente, ed è stato proprio una roba, si creava proprio un focolare domestico nel quale si condividevano queste cose e c'era fresco la sera, si dormiva benissimo la notte, ovviamente nel sacco a pelo, ovviamente ben coperti, con la testa ben coperta. Oltre la mattina quando ci svegliavamo c'era il ghiaccio sui vetri, ma dentro. Il tempo sembra un pochino meglio, siamo a 4.300 e sentiamo se qualcuno che scende ci dà qualche novità, ma si dovrebbe poter salire, si dovrebbe aprire la finestra in questi giorni di bel tempo, quindi siamo fiduciosi. Appena arrivati a Care, a 5.000 metri, lì si è aperta una finestra di bel tempo, abbiamo avuto 5 giorni di tempo meraviglioso a 5.000 metri, c'era caldo, eravamo in maniche corte. Ciao. Espectacular. È spettacolare. Più la quota sale, più si ha difficoltà anche a gestire i movimenti, e quindi più movimenti tecnici vanno fatti e più diventa difficile, anche se chiaramente ne hai già esperienza, riuscirli a gestire correttamente. Tipicamente per risolvere o per adattarsi al meglio all'altitudine, la cosa che si fa è si fanno dei trekking verso l'alto e poi si scende a dormire di qualche centinaia di metri. Quindi siamo andati un po' di volte su e giù, 5.000, 5.500 e dormire giù a 5.000 metri. Raga, ci siamo. State per arrivare, spero, in vetta con me. L'8° giorno siamo partiti, siamo arrivati da Care, siamo andati all'High Camp facendo un bel tratto di ghiacciaio con i ramponi legati in modalità in stile alpino, diciamo, quindi legati uno con l'altro. Il campo è un campo tendato e quindi insomma si può chiacchierare con gli altri eccetera, però poi quando inizia a calare la sera bisogna entrare in tenda perché comunque è molto freddo. Nel nostro caso le temperature erano intorno ai -25, quindi si sta nel sacco a pelo e si aspetta la giornata. 5.900 metri, dietro questo sperone di roccia protetto dal vento e però a picco su quello che è il ghiacciaio del Merapic, e di fronte a noi c'erano tutta una serie di 8.000 metri, no, c'era l'Everest, il Lhotse, il Makalu. Sembrava di poterli proprio toccare con mano, erano lì davanti. E abbiamo dormito lì alcune ore prima di partire per la vetta. E c'erano -20, devo dire abbiamo dormito anche abbastanza bene. Partiremo per intorno all'1:30 credo di mattina e per provare a raggiungere il Merapic a 6.400 metri dopo 4 ore di cammino. Forse c'è freddo e stiamo cercando di capire come far sopravvivere mani e piedi a questa nottata e al raggiungimento del Merapic, però in qualche modo ce la faremo. Siamo saliti con una luna gigante che illuminava tutto tantissimo, tutta la neve intorno. Abbiamo visto l'alba mentre salivamo su tutte le vette, su tutti gli 8.000 dell'Himalaya, e abbiamo assistito anche a un altro spettacolo astrale perché c'è stata l'esplosione di una supernova. Tempo limpido, splendido, ma vento fortissimo, 80 km/h circa, che spostava, e a 6.000 metri un vento a 80 km/h lo si sente tutto. E un freddo percepito intorno ai -30, -40, quindi insomma una situazione oggettivamente anche fastidiosa.
C'era una sorta di pianoro e poi c'era l'ultima cresta dove arrivavi praticamente in vetta. Su questo pianoro non eri più riparato alla montagna, quindi c'era il vento che arrivava da tutte le parti. Poi facevi un passo e arrivavano delle folate di vento che ti buttavano a terra e quindi l'unico modo era stare qualche metro sotto la cresta e crearsi una nuova traccia per arrivare in cima. Io a quel punto ero abbastanza titubante sul fatto di riuscire ad arrivare e forse ero contento già così. Poi ho detto ok, siamo arrivati in fondo, va bene così, infatti ho tirato fuori il telefono, ho fatto la fotografia, mi sono girato, ho fatto una fotografia all'Everest come se fossi stato in cima, ho detto ok, sono contento, bene, felice e contento. Et là, il y a deux alpinistes qui sont devant nous sur la crête, qui essaient de trouver un passage, mais qui sont visiblement dans la galère. Alain, insieme alla sua guida, è partito e noi siamo andati dietro. E lì è stata un po' la svolta perché ci voleva proprio qualcuno che dicesse ok, andiamo, è il momento, la cima è lì, andiamo, ce la possiamo fare. Ça a été un moment, ça a été une décision à prendre importante pour réussir. Et donc à partir de là, on a dû faire la trace sur une cinquantaine de mètres, dans 50 cm de neige. C'était pas facile. A quel punto, visto partire, siamo andati tutti quanti dietro e noi 5 abbiamo fatto la traccia che poi tutte le altre cordate dietro sono riuscite, hanno seguito. Arrivi in cima e vedi l'Himalaya, vedi tutto l'Himalaya praticamente di fronte a te, sei in Himalaya ma vedi l'Everest dritto alla tua faccia. Quindi vedi l'Everest, vedi il Lhotse Shar, il Choyo, Lama Dablam, vedi praticamente tutta la catena dell'Himalaya e la vedi coi tuoi compagni. Le fotografie di rito con tutti i selfie, ma gioia incredibile. Là, ça a été un grand moment. Et puis avec Lara et Luca en haut, ça a été un grand moment de bonheur. Ma eravamo contentissimi perché l'avevamo fatto e l'avevamo fatto insieme in questo gruppo che si è autocreato e che però si è fatto una forza incredibile anche proprio nell'ultima parte della vetta, no? E poi abbiamo iniziato la discesa. E se ci pensi è una cosa abbastanza assurda perché fai un viaggio, magari hai preparato 1 anno e mezzo di viaggio e per poi stare 3 minuti in vetta, se va bene, e dire oh che bello, fare 2 foto e sono arrivate e tornare giù, come se niente fosse. Sì, questo viaggio è stato bello perché è stato molto supportato anche dai nostri amici, parenti. Ho deciso in questa occasione di scrivere i nomi di tutti loro su un fiocco che è rimasto legato proprio fisicamente al mio zaino per tutta la spedizione. Siamo tutti insieme, questo ve lo ricordo. Mi arrivano le vostre vibe positive e ne ho molto bisogno, oggi è andata benissimo. Siamo riusciti ad arrivare in cima perché siamo riusciti ad essere sempre molto molto focalizzati e concentrati su dove mettevamo i piedi, su come mettevamo i piedi, nell'ottica di conservare l'energia. E te rendevi conto nel momento in cui aumentavi un pochettino il passo, facevi fatica e la fatica non andava bene. Questo viaggio personalmente mi ha insegnato il fatto di imparare ad ascoltare molto il corpo, quindi ho freddo, mi copro, ho fame, mangio, devo andare più veloce, devo andare più lento. Oltre ad andare con calma, ascoltando il corpo, quindi sapere che non stai facendo una performance e sganciarsi, no, dal risultato assoluto. E poi l'altra cosa interessante della discesa è che si è tutti molto più sollevati. Nel nostro caso però la discesa è stata interessante perché tutta la parte sotto i 5.000 metri l'abbiamo vista con la pioggia, alle volte nebbia, quindi non abbiamo proprio apprezzato, no, al massimo il panorama. Siamo scesi con un tempo bellissimo e allora siamo riusciti a vedere, no, le montagne intorno, vedere anche il pezzo di foresta, di nuovo bellissimo. Ci siamo fatti la prima doccia dopo giorni e questa è stata una bellissima sensazione, la prima doccia calda. Dopodiché io e Lara eravamo in un bar a prendere un cappuccino e a cercare di metabolizzare tutto
quello che è arrivato, dell'esperienza che è arrivata. Ci è arrivato un messaggio da Nima, la nostra guida, di tornare in albergo per poi decidere cose, e siamo arrivati, sorpresa, c'era Alain, la sua guida, e ci hanno fatto una torta di congratulazioni con scritto Lara, Merapic, abbiamo mangiato la torta. E Alain? Abbiamo fatto un po' di festeggiamenti. Ho avuto l'impressione fosse una cosa non per tutti, ma un qualcosa che ha sancito ancora di più quella che era l'unione che è venuta. Poi la sera siamo andati, ci siamo trovati per caso l'unico pub di Lukla, un Irish pub a Lukla, con tutti quelli con cui eravamo su a 5.000 metri, e quindi tutti molto sereni, tranquilli, lavati, farmati. No, abbiamo fatto una festa tipo scuole medie, mi siamo trovati, c'era il biliardo, la musica. E ora comincia la fase in cui ci si porranno nuovi obiettivi, no? Anche perché prima abbiamo dovuto digerire questa ascesa, che è stata una bella esperienza, bella tosta, bella strong, bellissima, però non credo che ci si fermino. No, assolutamente no. E non siamo fatti per stare fermi sicuramente, qualcosa in testa abbiamo. Le asticelle sono fatte per essere alzate alla fine, no? Quello è.